Ciao a tutti, oggi preparo dei cornetti brioche con gocce di cioccolato profumati all'arancia, sofficissimi, ottimi per la prima colazione. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog. Metto il lievito di birra fresco in una terrina, se usi quello secco ne basteranno 3 grammi. Aggiungo il latte leggermente tiepido a temperatura ambiente e di seguito lo zucchero. Mescolo bene il tutto e aggiungo 2 uova medie, io uso quelle biologiche a pasta gialla. Grattugio la scorza di un'arancia non trattata e sbatto bene il tutto con la forchetta. Inserisco un cucchiaino di estratto di vaniglia, quello fatto in casa con l'estrazione a caldo. Ti metto la ricetta qui se lo vuoi preparare. Metto la farina in 2 volte, setacciandola. Ho già aggiunto un pizzico di sale nella farina. Aggiungo intanto una prima parte facendola assorbire e poi finisco di metterla tutta. Impasto prima col cucchiaio e poi con le mani all'interno della terrina. Ottengo un composto morbido e appiccicoso. Lo allargo all'interno della terrina e ci metto il burro morbido a temperatura ambiente. Intanto ne metto metà e lo faccio assorbire. Poi mi trasferisco sul piano di lavoro, allargo l'impasto e metto l'altra metà del burro, sempre facendolo assorbire. All'inizio l'impasto si andrà a sfaldare per poi ricompattarsi a burro assorbito. Durante questa operazione aiutati con un velo di farina e con un tarocco, ma non esagerare con la farina, mi raccomando. Ovviamente puoi preparare questo impasto anche con la planetaria. L'impasto è pronto, formo un panetto, lo sistemo all'interno di un contenitore ben unto con del burro. Lo copro col coperchio e lo metto a lievitare fino al raddoppio del volume nel forno spento con la luce accesa. Ed ecco l'impasto giunto a lievitazione. Sistemo dei fogli di carta forno sul piano di lavoro, li infarino e ci capovolgo l'impasto. Lo allargo con le mani e poi col matterello. Formo un disco del diametro di 44 cm.
Adesso ci distribuisco tante gocce di cioccolato. Io ne metto 50 grammi, ma puoi metterne anche una quantità maggiore. Ho deciso di mettere le gocce di cioccolato all'interno del disco piuttosto che nell'impasto perché durante la cottura la temperatura del forno non andrà ad alterare il sapore del cioccolato. Picchietto leggermente con il matterello in entrambe le direzioni facendo aderire bene le gocce di cioccolato e a questo punto posso tagliare il disco in spicchi. Prima lo taglio in 4 parti e poi ogni parte la divido in 3. Ottengo in tal modo 12 spicchi. Formo i cornetti, prendo il triangolo di impasto e pratico un piccolo taglio sulla base del triangolo. Sposto le punte del taglio verso l'esterno e arrotolo fino alla punta. Tengo la punta del cornetto rivolta verso il basso, in tal modo non si andrà ad aprire durante la cottura. Ora piego le punte del cornetto verso l'interno e procedo in questo modo fino a formarli tutti. Una volta pronti li sistemo su 2 teglie da forno, abbastanza distanziati tra di loro perché dovranno lievitare ulteriormente, e li copro con della pellicola alimentare. Metto le 2 teglie nel forno spento con la luce accesa a lievitare fino al raddoppio del volume. Ed ecco i miei cornetti ben lievitati dopo un'ora. Adesso li spennello con delicatezza con un tuorlo e 2 cucchiai di latte, in tal modo assumeranno un bel colore dorato durante la cottura. E posso infornare una teglia alla volta nel forno già caldo statico a 180 gradi per 15-18 minuti. Metto la teglia nel livello intermedio del forno. Ed ecco i cornetti pronti, profumatissimi con cioccolato e arancia. Li lascio freddare completamente nella teglia, magari coperti con un canovaccio pulito. E una volta freddi li spolverizzo con dello zucchero a velo vanigliato. Sono sofficissimi. Mi chiederete come si mantengono, semplicemente ben chiusi in un sacchetto per alimenti e il giorno successivo puoi tranquillamente scaldarli nel fornetto e torneranno come appena sfornati. Se vuoi puoi anche congelarli, appena arrotolati senza farli lievitare oppure già pronti, già cotti nei sacchetti per alimenti. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!